Ciao a tutti e bentornati su Moto.it, un'altra delle nostre comparative, un'altra fra le più attese della stagione. Ciao Lillo. Ciao caro, buongiorno. Ciao a tutti, Ducati Monster 2021 e KTM 890, quindi le due reali novità di questo segmento per questa stagione, appena uscite, anzi la Ducati è stata anche già provata nella presentazione stampa, l'890 è una novità assoluta. Assolutissima. Le mettiamo a confronto come nostro solito per capire non tanto qual è la vincitrice, perché come sapete non ci interessa eleggere la vincitrice, ma quale è più adatta alle vostre esigenze, ai vostri gusti e quant'altro. Fra, parti tu, raccontaci un attimo il motore e l'elettronica dell'890. Allora, una moto, diciamo subito, una moto divertentissima, perché? Perché ha questo motore che a dispetto di una disposizione dei cilindri che una volta faceva storcere il naso, no? Il classico bicilindrico in linea, è un motore che è sempre stato un po' piatto. Invece in questo caso è un motore pazzesco, molto divertente. Qui ci sono 115 cavalli, 92 Nm di coppia, cioè è esplosivo come motore. Tra l'altro accoppiato anche a un'elettronica davvero molto evoluta e sinceramente perfetta per questo tipo di moto, per questa moto in particolare. Il motore, dicevamo, che è stranamente molto reattivo, molto potente, molto lineare nell'erogazione, per cui capace di scendere a regimi veramente bassissimi, 1500-2000 giri, spalanchi il gas, lui riprende e con una linearità e anche una certa dose di cattiveria, bisogna dire, piglia e ti spara nell'oltrespazio, non so come si può dire, nell'iperspazio. No, è un motore davvero azzeccato. Elettronica evolutissima per questa 890, abbiamo sì il classico controllo di trazione, ma abbiamo anche dei controlli che riguardano il freno motore, cornering ABS, la possibilità di appunto avere un antilift molto performante. Ti aggiungo naturalmente l'ABS cornering con la modalità resa famosa da KTM, cioè la modalità Supermoto, che inibisce la funzionalità cornering sull'anteriore e sul posteriore lo toglie, quindi se volete fare i traversi in cartodromo, nel parcheggio, vabbè, insomma, se volete fare i traversi col freno posteriore potete tranquillamente farlo senza perdere l'antibloccaggio sull'anteriore. Sì, ecco, perché va detto che l'elettronica qui in ogni caso non è molto invasiva, al di là che tutto funziona molto bene, il controllo di trazione è molto lineare nell'intervento, ma c'è sempre la possibilità di escludere e di rendere questa 890 davvero molto divertente e anche impegnativa. Poi per chi se la sente c'è la possibilità appunto di escludere tutto. Invece parlami un po' della tua Monster. Allora, il Monster è l'ultima della famiglia Ducati, della fascia Ducati di mezzo, chiamiamolo così, a ereditare il bicilindrico AV di 90 gradi da 937 cm3, che è quello della famiglia, chiamiamola così, 950. In questa versione è stato ulteriormente evoluto, non solo per l'arrivo dell'Euro 5, ma anche per calibrare meglio il propulsore sulle necessità, sulle esigenze di una naked pura come è il Monster, che ha cambiato un po' personalità, ha perso un pochino quella classicità che contraddistingueva le ultime versioni. Questa vuole tornare un po' alle origini, essere molto essenziale, molto leggera e molto sportiva, abbastanza ignorante, ma essere allo stesso tempo piuttosto facile. Quindi arriva al testa stretta a 11 gradi da 937 cm3 con 111 cavalli, 93 Nm, e non è un salto in avanti enorme rispetto all'821, però naturalmente, visto che da 821 si è passati a 937, che cosa succede? Che sia la potenza massima che soprattutto il valore di coppia massima sono tenuti molto più in basso, quindi più schiena e un motore più godibile. Nel confronto effettivamente emerge, perché come hai detto giustamente tu, il motore della KTM è un bicilindrico parallelo che sorprende per le sue doti di erogazione, non è quello vuoto ai bassi e quei frullini senza schiena che c'erano una volta, però il bicilindrico AV ha un'altra personalità e si sente più corposo, più viscerale, e quindi quando si apre soprattutto si avverte la schiena maggiore, la spinta. Per contro c'è qualche scampanatina a regimi più bassi nei riding mode più spinti, perché sulla Urban per esempio si gira con una pulizia che onestamente non dico che non mi aspettassi da un Ducati, ma che nei Ducati precedenti, anche l'821 più piccolo di cilindrata, non si trovava. Anche la Sport, paradossalmente, no? Sai che di solito succede anche a te, perché ci confrontiamo spesso la mappatura più spinta è quella ignorante, quella divertente, ma è quella che poi fai fatica a usare perché è molto spinta, non è molto appuntita. In questo caso infatti no. Quanti riding mode hai tu?
Qui sul Monster ci sono 3 riding mode, l'Urban, il Touring e lo Sport, con tutti completamente personalizzabili, perché si può entrare nel menu e cambiare la curva di erogazione del motore, gli interventi dei vari controlli elettronici. Ricordiamo c'è il traction control, anche qui c'è la gestione del freno motore, c'è l'antiimpennata configurabile perché su 4 livelli anche l'antiimpennata, l'ABS cornering che anche in questo caso si può disabilitare sul posteriore, quindi perdi la funzionalità cornering sull'anteriore, perché questo succede sempre, ma soprattutto puoi bloccare il posteriore, quindi come dicevamo prima fare i traversi. Dicevo tra l'altro con una legge di apertura dell'acceleratore differenziate fra i vari riding mode. Cosa vuol dire? Che sul Touring per esempio, anche spalancando tutto, in prima e in seconda non aggiungi mai la piena apertura fino a determinati regimi di giri, per renderla ancora più gestibile. Nello Sport per esempio questa cosa avviene soltanto in prima, dalla seconda puoi fare quello che ti pare. Quindi direi che siamo sostanzialmente in parità, perché i valori di potenza e di coppia sono lì, per l'elettronica probabilmente c'è. Io ti devo però dire una cosa, che la mia moto invece ha una modalità che è quella track. Oltre alla street, rain e la road c'è una modalità track che permette appunto un controllo più disinvolto di tutti i controlli dinamici, e però è optional come il quick shift. Perfetto, no, qui invece c'è tutto di serie, quindi anche il quick shift, che tra l'altro è stato profondamente rivisto assieme a tutto il gruppo frizione al cambio. Oltre a quello che ho già detto prima riguardo al motore, quindi un motore più trattabile di quanto non fossero i Ducati precedenti e in generale molto efficace e molto gustoso, c'è anche un cambio che per quello che mi riguarda rasenta alla perfezione, probabilmente è il migliore che c'è in questo momento sulla produzione Ducati, mi sbilancio fino a dire una cosa del genere. Sì, io ti devo dire che anche questo, poi lo vedremo nel discorso della dinamica di guida e tutto, ma anche questo è esente da problemi, anzi anche usato in città, usata come fosse una moto da tutti i giorni, il cambio, l'elettronica, il motore, la risposta del gas sono perfetti. Poi quando pigli in mano e apri in maniera cattiva è Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sì, invece allora se come bicilindro, come motore abbiamo diversi punti di contatto alla fine, perché comunque frazionamento quello, la piattaforma elettronica, le specifiche grosso modo sono quelle, dal punto di vista della ciclistica completamente diversi. Qui abbiamo una soluzione che è un telaietto anteriore sullo schema front frame, che sostanzialmente quindi riprende i concetti della Panigale, dai tempi della Panigale V4, quindi praticamente qui non si vede nulla. Esatto, usa il motore come elemento stressato, ma qui vedete questa parte che collega il cannotto agli attacchi delle teste del telaio, ed è la parte anteriore del telaio. Dietro il forcellone è infulcato direttamente sul motore, forcellone tra l'altro bellissimo perché è sottile. Infatti lo stavo guardando da qui, visto in prospettiva è allucinante, è veramente spesso un dito. Allora, tutte le componenti ciclistiche consentono un risparmio di peso rispetto all'821 quasi imbarazzante. Solo il telaio sono 4,5 kg, anche il forcellone ha tirato via tantissimo. I cerchi non mi ricordo di preciso, ma comunque sono cerchi nettamente più pregiati dei precedenti e fanno arrivare il peso a secco a 166 kg, che sono il record di categoria. Io guarda, qui ne ho 3 in più, passando da un telaio a traliccio al cromo in acciaio cromo molibdeno, bellissimo, però forse la scelta di Ducati è quasi, hanno usato tanto. Hanno usato molto, se vuoi è il modo di riprendere. Questo è più tradizionale come concetto, anche se ragazzi, certo, 169 kg sono sempre pochissimi. No, 169 kg sono pochissimi. Non in ordine di marcia, non iniziamo a fare voli pindarici, esatto, siamo a secco. Allora, ti dicevo, giustamente hai detto hanno usato tantissimo, se vuoi, questa è una risposta a chi accusa questo Monster di essere non essere più il Monster, se vuoi è lo stesso concetto che ha generato il primo Monster del 1992, cioè il telaio, la soluzione telaistica della Superbike di Ducati, che all'epoca era l'851, con un motore più godibile su strada, il più godibile disponibile in quel momento su strada, che in questo caso è testa stretta 11 gradi da 937 cm3. Sospensioni non regolabili, ma io le ho trovate tarate benissimo, forcella da 42 mm costelli, scusami, da 43 mm di diametro, monoammortizzatore regolabile solo nel precarico, direi che siamo più o meno nella stessa situazione. Sì, esatto, a livello di scheda tecnica. Esatto, anche le mie VP non sono regolabili, però il setting diciamo standard bisogna fare segno positivo perché funziona molto bene, anche il mono privo di regolazioni, però io qua sotto vedo anche un bel ammortizzatore di sterzo che effettivamente qui sulle strade della Valtrebbia non particolarmente lisce, magari anche un po' dissestate, e funziona bene, aiuta a smorzare un po' qualche nervosismo dell'avantreno. Ok.
Io concludo citando una componente di pregio che c'è qui sul Monster, che sono le pinze freno, perché ci sono le Brembo M4.32 che erano il riferimento di qualche anno fa e che qui sono attualmente montate su diverse altre sportive della casa di Borgo Panigale, sono quelle della Panigalina, tanto per capirci, quindi niente che dia adito a dubbi sulla prestazione. Lì c'è una componente un pochino meno pregiata. Sì, pinze griffate KTM su dischi da 300 mm. Diciamo che dal punto di vista della frenata io non ho avuto da lamentarmi più di tanto. Poi lo affronteremo anche dopo nella parte dinamica. Guarda, prima di arrivare alle finiture, un discorso di Esatto. finiture, parliamo un attimo della parte dinamica, perché così vediamo dove cosa vanno a costruire queste componenti tecniche che abbiamo elencato, no? Allora, abbiamo due moto dalla personalità completamente diversa e come al solito, ti ricordi, sono le stesse cose che dicevamo quando abbiamo fatto il Super Duke 1290 e lo Street Fighter. Lei si vede che viene dal fuoristrada e quindi l'impostazione di guida è manubrio alto, si siede belli alti, agilissima sullo stretto. Ducati viene dalla supersportiva, quindi più caricati sul manubrio, una guida un pochino magari meno svelta sullo stretto, un po' più, se vuoi, armonica e coerente nella guida sportiva ad alta velocità, se vuoi. E però la cosa che a me è piaciuta tantissimo di questa Duke 890 è la capacità di essere veramente rapidissima nel misto. Cioè è difficile poter trovare una moto altrettanto veloce e rapida in inserimento, nei cambi di direzione. Questa impostazione è sempre piuttosto elevata, sopraelevata, non so come, molto enduristica. Motardistica, ecco, esatto, bravo. Il fatto è che riesce a essere velocissima, rapida, guizzante, ma estremamente stabile anche sul veloce. È la cosa che lascia molto perplessi, perché poi uno dice una moto così sul veloce poi dovrebbe iniziare a muoversi o a dare delle cattive sensazioni. Invece questa moto rimane sempre molto stabile, molto pulita, soffre leggermente appunto, come dicevamo prima, gli asfalti non particolarmente lisci o le sconnessioni secche, e lì inizia a trasmettere parecchio, soprattutto lato monoammortizzatore, diciamo al monoammortizzatore del pilota. E lì diciamo che può essere l'unico aspetto non completamente positivo di questa moto. Però c'è anche un'altra cosa da dire, che è una moto che, a dispetto dell'aspetto, del peso, della facilità che trasmette, no? Sembra una moto molto easy. No, non lo è per niente, perché potenza, appunto il rapporto peso-potenza è notevole. È una moto che pretende rispetto e esperienza, perché è una moto che va veramente forte nel misto. Quando si prende in mano il gas è una moto esigente, molto, molto rapida, molto divertente, ma un po' di esperienza la richiede. Guarda, sono perfettamente d'accordo, ci siamo scambiati le moto diverse volte e siamo del resto perfettamente d'accordo nelle valutazioni su tutte e due. D'altra parte KTM ha battezzato già ai tempi della 790 la Duke Media The Scalpel, che è il bisturi. Il bisturi è lo strumento più preciso, più maneggevole che esista, ma bisogna saperlo maneggiare. Guai se sbagli. Banalmente, se sbagli le conseguenze sono gravi. È una moto che è estremamente diretta in tutto quello che si fa. Perdona poco. Esatto. E meno male che c'è un'elettronica molto molto a punto, perché quella può mettere una pezza, no? Certamente. La Ducati, come dicevamo, invece è un pochino più, non voglio dire paciosa, perché non è così, è una moto molto brillante, molto divertente, però è un po' più arrotondata, mettiamola così, un po' più, se vuoi, armonica nel suo comportamento. Non è così rapida nell'inserimento, non cade dentro la curva semplicemente girando la testa. In compenso è molto più rotonda, più raffinata nelle sue reazioni. Le sospensioni, dicevamo, non sono regolabili, ma accoppiano molto meglio l'asperità, digeriscono bene non solo l'asperità, ma anche i dislivelli nel manto stradale, e diciamo che anche lei, se la provochi sul dislivello, ti fa divertire molto con un avantreno che si alleggerisce, controllato benissimo dall'elettronica, ma molto gustoso. Aiuta molto il controllo dell'impennata regolabile. Esatto, aiuta moltissimo. Però è meno reattiva, quindi non arriva a mettere in difficoltà come può fare l'890 se si commette qualche errore, se si esagera col ritmo, oppure se banalmente non si ha sufficiente esperienza. Ecco, mettiamola così, il Monster, l'attuale Monster, è una moto che può accontentare il neopatentato, perché c'è in versione depotenziata per patenti A2 e lo può portare fino a rivaleggiare con moto di cilindrata superiore, perché sul piano della guida va benissimo. L'890 forse io in mano al principiante non ce la vedrei, non la consiglierei, poi dopo si può fare tutto. Quindi infatti era proprio questo, il fatto di essercele scambiate così in tempo reale, senza nel giro di pochi secondi avevi delle impressioni completamente diverse. Anche io ho trovato la Monster molto più rotonda, no?
molto più morbida, come dicevi tu, con un mono soprattutto che riesce a copiare meglio le asperità dell'asfalto. Poi gli asfalti non è che facciano tutti schifo o che siano tutti rovinati, per cui sono solamente punti di vista e sensazioni così in tempo reale. Restando sulle sensazioni di guida, visto che l'avevamo citato prima, ti dico anche che paradossalmente, se vuoi, il giudizio si ribalta quando vai a parlare dei freni. Nel senso che il freno della Ducati è meraviglioso perché ha un mordente, una potenza e e se vuoi comunque anche una risposta al comando da sportiva vera, moderna. Quello della KTM paradossalmente è meno affilato, richiede un po' più di sforzo. Sì, richiede un po' più di sforzo e poi tra l'altro tende anche, l'ABS forse è meno performante rispetto a quello di Ducati, perché nei nostri giri qui sulle strade sinceramente quello di KTM l'ho sentito lavorare parecchie volte, soprattutto perché ci sono queste sconnessioni che mettevano un po' in crisi l'avantreno. Con quello del Monster mai. Non ho mai sentito entrare l'ABS, qui invece c'erano degli allungamenti di frenata, però stiamo parlando sempre di guida un po' brillante. Sì, un po' brillante, sì. Esatto. Allora, arriviamo a parlare delle finiture introducendolo con un discorso di comfort, perché alla fine... Quindi tu hai fatto un po' di strada sull'890 in tutti i frangenti, perché la città la sei andata a prendere, hai fatto un po' di autostrada per venire qua e ce la sei goduta sul misto. Allora, la cosa che mi aspettavo un comfort minore era in autostrada, tralasciando il discorso protezione aerodinamica, vabbè, lo sappiamo tutti benissimo, sono delle moto naked per cui protezione zero. La cosa che mi è piaciuta molto dell'890 invece è la totale assenza di vibrazioni. Da un motore del genere mi aspettavo qualche cosina di più sulle pedane o sul manubrio, invece qua si viaggia tranquillamente in autostrada, vibrazioni davvero limitate. Tu come sei messo invece? Guarda, in questo caso anch'io meglio di quanto mi aspettassi, perché alla presentazione stampa noi avevamo il Monster Standard, invece come potete vedere questa è una versione Plus, che ha il coprisella del passeggero e questa unghietta aerodinamica sopra la strumentazione. Allora, come è successo già altre volte su altre moto, nonostante sia minuscolo, ha un effetto abbastanza sorprendente, perché riesce a tenere velocità anche un po' superiori a quelle del limite nazionale di velocità, come si suol dire, e per uno non molto alto come me, sicuramente 1,71 m, ci si trova, non dico proprio protetti, ma accucciandosi un attimo non c'è la minima turbolenza né pressione aerodinamica, per cui una moto sorprendentemente comoda anche in un ambiente dove la naked proprio è il pesce fuor d'acqua come l'autostrada. Vibrazioni, c'è qualche cosina, ma sinceramente non disturba neanche tanto su manubri e pedane dove sono praticamente assenti, ma attorno ai 5000, soprattutto nei transitori a livello della sella. C'è questo leggero tremolio, diciamo così, della sella che però anche viaggiando a 130 all'ora si è leggermente sopra i 5000, quindi è già sparita questa vibrazione, non dà fastidio. Invece io ho scoperto perché KTM ha diciamo, nella lista degli optional una sella comfort, perché effettivamente questa permette un controllo totale nella guida sportiva, effettivamente ci sta. No? Certo. Questa è una moto sostenuta in tutto, assetto abbastanza rigido, è una moto come dicevi tu rigida, anche di telaio come risposta, e anche la sella è abbastanza rigida e va molto bene per il giro qui in Valtrebbia per divertirsi. Per la sparata. Esatto, forse stando in sella un pochino, un paio d'ore, qualche problemino potrebbe venire fuori, però in generale possiamo promuoverla a pieni voti. Dicevamo di arrivare alle finiture, io direi che qua su Ducati c'è veramente poco da criticare, hanno fatto un ottimo lavoro, Borgo Panigale, in generale c'è un livello di qualità della componentistica e della cura nelle lavorazioni quasi, e dico quasi, totale. Allora, il cruscotto TFT è bellissimo, riprende sostanzialmente lo schema grafico della Panigale V4, ma in più ha quella nuova interfaccia derivata dalla multistrada V4 per la gestione dei comandi elettronici, che ti fa vedere con molta precisione su che cosa stai agendo, in maniera tale che tu non ti possa sbagliare se vai a pasticciare su quelle impostazioni. Ci sono entrambi i comandi, sia il freno che la frizione, con un comando radiale, soprattutto la frizione idraulica, che è praticamente un unicum all'interno di questa categoria. Ripeto, dovunque si posa l'occhio ci sono delle superfici, delle verniciature brillanti, cura quasi dappertutto. Cala un po', sinceramente, quando vai a guardarla dal lato sinistro, quindi quello opposto allo scarico, perché ci sono i raccordi del circuito di raffreddamento a vista, questi, i tubi, che c'erano anche nel primo Monster. Se vuoi è un modo di essere, se vogliamo essere buoni, diciamo che è un modo di ricordare il primo Monster, però diciamo che si può fare meglio. Si potrebbe fare meglio i tubi con una fascettatura un po' poco elegante, se vogliamo. E io lo dico sempre tutte le volte che vedo le Ducati, ormai in Ducati non si tappano le orecchie tutte le volte che glielo dico, il cavalletto non è all'altezza del resto della moto, c'è uno stampato di metallo dove appoggia per terra, ma stiamo parlando appunto del cavalletto. Se i problemi di una moto fossero il cavalletto magari
Lì come sei messo? No, diciamo che alti e bassi anche qui. Allora, la moto, come tutte le KTM, ha questo trattamento delle superfici opaco, con delle plastiche di qualità che si mischiano a plastiche magari di qualità inferiore. Diciamo che il ponte di comando ha un bel aspetto, i blocchetti sono ottimi dal punto di vista dell'ergonomia, io mi sono sempre trovato bene. Le leve sono regolabili e ragazzi non c'è la frizione idraulica, ma funziona benissimo lo stesso. La bella strumentazione TFT, leggibile, non in tutte le condizioni di luce, però è una strumentazione molto completa, facile navigare nei sottomenu per le varie regolazioni della dinamica di guida da parte elettronica. Il colpo d'occhio è buono, ma con delle cadute di stile, perché anch'io non riesco a digerire i supporti per le pedane del passeggero. In questo contesto non mi fanno impazzire. È bello come è stato risolto la sella del passeggero con il suo codino. Stesso supporto del portatarga è una resina, sì, bella ma non bellissima da vedere. Come non riesco invece a digerire i soffietti degli specchietti retrovisori, perché lo specchio è carino ma il soffietto, per cui ci sono alti e bassi. Poi hai invece un colpo d'occhio sull'anteriore con il gruppo ottico che è bellissimo, tutti e due full LED, firme ottiche bellissime, firme per ottiche entrambi. bellissime per entrambi, per cui alti e bassi. Anche il motore qui è molto più pulito del tuo, non ci sono condotti, però un minimo di impegno in più per quanto riguarda la viteria del motore. Messo, sì, ce l'avrei messo anch'io, sono d'accordo. Esatto. Allora, veniamo a tirare le somme parlando del prezzo, che alla fine è quello che può spostare. In realtà la differenza secondo me non è così marcata. Diciamo che uno, per come la vedo io, vista la differenza di prezzo, sceglie l'uno o l'altra a seconda dei suoi gusti. Non c'è una differenza così marcata da fare... Però, visti i commenti che poi faranno i nostri lettori, la cosa che dividerà è sul fatto dove viene prodotta una e dove viene prodotta l'altra. Sono due contesti. Io sono sempre della teoria che non mi interessa molto dove viene prodotto un oggetto, un'auto, una moto, un telefono. L'importante è che la qualità sia elevata, sia negli standard di quello che è il prezzo. Di quello che è l'aspettativa, tanto per sfatare un luogo comune. È vero che Ducati produce alcuni telai in Thailandia, non è così per i telai front frame e per questo forcellone, che tra l'altro vengono prodotti da fornitori 100% italiani, con un impegno molto particolare, perché non è affatto facile realizzare questi due dettagli. Di conseguenza questa è una moto che, pur avendo naturalmente della componentistica prodotta all'estero, si può dire 100% made in Borgo Panigale. La mia 890 invece è prodotta, diciamo che si può dire senza pudore, ma nel senso che non c'è niente di cui vergognarsi. Si sa che KTM ha una cooperazione con Bajaj, sono compartecipate, quindi è chiaro che si facciano delle economie. Cina. Però ci siamo abituati a molti prodotti, sinceramente questo lo guardi, non è che è un prodotto povero o che, assolutamente, per cui non venite a scrivere il solito prodotto cinese piuttosto che... Sono perfettamente d'accordo. Anche perché vorrei sapere dove producono i vostri telefoni. Per cui. Quello su cui state commentando. Quindi. In questo momento tra le mani e state... Dicevamo, veniamo al prezzo, parti tu. Allora, 10.700 euro per la mia 890, la tua Monster invece? Allora, il Monster, perché io lo chiamo al maschile, scusami, io sono così, 11.290 nella versione standard in livrea rossa, però quello che vedi qua è, come dicevo prima, un Plus che con il copricapo passeggero e il cupolino va a 11.590. Anche la mia ha un bellissimo scarico a Krapovic che fa parte degli optional, per cui non è di serie, ma e oltretutto, come ci ha abituato KTM, c'è una lista degli optional lunghissimi tra componenti ricavati dal pieno, scarichi, freni, upgrade dei dischi, c'è di tutto e di più, per cui vi potete sbizzarrire se avete voglia di aprire il portafogli. Sono d'accordo, anche qui naturalmente con Ducati c'è di ogni. Stavo dimenticando di dire, ci sono altre due livree oltre al rosso che hanno un leggero sovrapprezzo, perché ci vogliono altri 200 euro a parità dello standard o del plus, quindi bisogna aggiungere altri 200 euro se non la volete rossa, ma sul serio volete un Monster di un colore diverso dal rosso, andiamo. La mia invece è la Total Black. Total Black, giusto? Bravissimo. Total Black o Orange. A me però sinceramente KTM Orange, assolutamente. Allora, tirando le somme, sinceramente, come dicevamo prima, non c'è una vera vincitrice, perché ci sta benissimo che uno viva benissimo col Monster e un altro preferisca vivere con KTM. KTM sicuramente, ecco, delle due forse è quella che avrei più voglia di portare in pista per tirarle il collo fra le due. Sono sicuro che scenderei più esaltato. Sono altrettanto sicuro che il Monster si comporterebbe altrettanto bene, sarebbe forse più facile per un esperto
quasi sicuramente direi che il KTM è capace di dare più gusto in pista dove l'asfalto è perfetto. Nella vita di tutti i giorni io sinceramente penso che preferirei il Monster, nel senso che io la moto la vivo anche banalmente per andarci al lavoro, anche quando non devo fare 200 km d'autostrada, se devo andare a fare un giro più disimpegnato, e il Monster è un pochino meno impegnativo in generale, a 360 gradi è una moto che puoi guidare anche distratto, l'890 un pochino di meno. Perché tu sei vecchio, invece a quelli giovani come me piace avere sotto le gambe una moto così nervosa, reattiva, molto... sempre pronta a farti divertire, no? Questa ti stampa un sorriso, così sin dalla mattina quando esci dal box. E sì, effettivamente concordo su tutto quello che hai detto, perché Monster è una moto un po' più facile, sì. Però questa dà tanto gusto. Allora, come dicevamo prima, questa è una moto che è capace di accompagnarvi, scusatemi, fin da neopatentati all'età della maturità, diciamo così, e tra l'altro se la volete in versione depotenziata per patenti A2 costa 1.000 euro in meno, come tutte le Ducati della gamma omologata A2, quindi le Hyper, quindi la multistrada e la Super Sport, questa costa 1.000 euro in meno. Quindi io direi che abbiamo dato ai nostri lettori, ascoltatori, spettatori, chiamiamoli come vogliamo, tutti gli elementi per valutare quale delle due sia la più adatta, quella che gli dà più sgurz. Cos'è che gli dà più? Sgurz. Ah, ok. E quindi non ci resta che invitarvi a iscrivervi al nostro canale, commentare qua sotto se avete domande possibilmente intelligenti, saremo ben felici di darvi risposta. Gli insulti solo a lui, no, i like solo a me. E basta. Ci rimane che salutarvi davvero e darvi appuntamento al prossimo video. Continuiamo? Andiamo? Andiamo. Andiamo. Ciao! Ciao!